Ebbene, salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questa live streaming organizzata così un po' su due piedi. Qualcuno di voi mi ha chiesto di parlare, di fare così una piccola overview di questo nuovo prodotto che Line 6 ha annunciato esattamente ieri. Sto parlando di Helix Stadium, ossia la nuova serie, al momento sono due, la nuova serie di pedaliere realizzate da Line 6 e che vanno praticamente a sostituire la ormai già ben conosciuta e direi anche pluripremiata Line 6 Helix. Allora, giusto per mettere i puntini sulle i, che poi la gente, qualcuno capisce quello che vuole, ok? Io non sono assolutamente qua per dirvi se la dovete comprare, se non la dovete comprare. Ovviamente questo spetta a voi. Fatevi i vostri ragionamenti e poi naturalmente vedrete il da farsi. Io, come dal momento che tengo un canale, questo, che parla di musica, parla di chitarra, di divulgazione, quindi non faccio altro che comunicare questa novità e magari darci un occhio insieme, giusto per capire quali saranno queste novità che verranno introdotte, perché ricordo che Helix Stadium arriverà nei negozi a partire dall'autunno 2025, quindi praticamente dobbiamo aspettare tutta l'estate, se ne parlerà forse là in ottobre-novembre, quindi diciamo al momento non è presente da nessuna parte, però è stata annunciata, sono state dichiarate varie specifiche e naturalmente se girate sul web, su YouTube, trovate anche vari video in cui mostrano un po' il funzionamento, che cosa può fare. Molti di questi sono video stranieri, almeno quelli che ho visto io sono tutti in inglese, e dunque questo, essendo un canale di YouTube Italia, volevo anche io portare il mio contributo, per così dire, facendo una panoramica, no, di quello che potrà fare questa nuova Helix Stadium. Ecco, quindi per l'amor di Dio, perché poi ovviamente c'è sempre il furbo che capisce quello che vuol capire, ok? Quindi mettiamo i puntini sulle i. Detto questo, vi invito come al solito a lasciare un like, iscrivervi al canale, fate un salto sul mio sito robyrocks.it se volete proseguire con la discussione, col confronto di quanto vediamo qui questo pomeriggio. Vi invito anche a fare un salto sul nostro server Discord, trovate tutti quanti i link qui in descrizione. Allora, veniamo a noi. Line 6 Helix Floor, che con Floor si intende a pavimento, ok? Quindi un sistema digitale. Spengo il telefono perché poi cominciano a mandare messaggi e non finisce più. Quindi dicevo, Helix Floor è un sistema a pedaliera, quindi non rack, c'è anche quello, ma il sistema Helix Floor è stato praticamente rilasciato, quindi è arrivato nel mercato in giugno del 2015, esattamente giugno 2015. Line 6 la annunciò poco prima e in giugno Helix arrivò disponibile praticamente in tutti i negozi del mondo. Quindi praticamente è un sistema digitale che sul groppone ha 10 anni. Allora, avere 10 anni sul groppone, qualcuno potrebbe dire cavolo, hanno degli algoritmi, hanno dei suoni, hanno delle simulazioni vecchi di 10 anni. Vista così parrebbe anche, no? Perché vuol dire, cavolo, un sistema del 2015 messo a confronto con i sistemi di oggi, tipo Quad Cortex, Tone Master, che sono più recenti, naturalmente uno gli viene a pensare, strumento vecchio significa anche che naturalmente avrà delle simulazioni, della qualità delle simulazioni vecchie, non tanto perché facciano schifo, ma perché ovviamente risalgono ad una tecnologia, a degli algoritmi che sono vecchi di 10 anni. E sì e no, non è del tutto vera questa affermazione, perché è vero che Helix è stata lanciata nel mercato nel 2015, ma non è
rimasta così e stop. In realtà Line 6 ha tenuto aggiornato ed aggiornato tantissimo tutti quanti i prodotti della serie Helix, quindi non solo la Floor ma anche l'LT, anche i check stomp, i check steffex e via dicendo. Fatto sta che se noi prendiamo Helix Floor con l'ultimo aggiornamento, che è l'aggiornamento 3.80, e la confrontiamo con la stessa identica pedaliera ma con l'aggiornamento 1, quindi con il primo firmware, c'è una differenza abissale. Quindi significa che il lavoro di ottimizzazione ma anche la modifica, il miglioramento non solo delle prestazioni ma anche degli algoritmi ha comunque tenuto giovane la macchina, tanto è vero che ha avuto una longevità di esattamente 10 anni. Chiaro, è la stessa cosa di Kemper praticamente in 14 anni ha migliorato i riverberi, ha migliorato le simulazioni, il Kemper Drive, il Kemper Fuzz, ha aggiunto una marea di robe e ha migliorato quelle che c'erano, naturalmente in maniera costante, chiaro, ma la macchina, il bussolotto è sempre quello. La Helix, stessa roba, Line 6 ha ottimizzato in una maniera enorme le possibilità delle proprie pedaliere. Per esempio, tanto per dire, quello che ha subito di più questa ventata di freschezza e di miglioramenti è il piccolino, per me inossidabile, i check stomp, perché questo qua, se si pensi che all'inizio si potevano inserire solamente 6 effetti, è stato portato ad 8 ed è stato migliorato tantissimo. Preset che una volta era impossibile far funzionare perché non ce la facevano, non ce la faceva il processore. Sono stati alla fine, poi con gli ultimi aggiornamenti si riesce a farli girare, quindi è stato proprio implementato, è stato proprio migliorato l'algoritmo, reso più snello e quindi il processore lavora meglio, riesce a fare più calcoli, diciamo, no? Perché il processore è sempre quello. Quindi sicuramente dal lato software, vale a dire il lavoro del team ricerca e sviluppo, è stato un lavoro enorme che secondo me, sempre secondo me, ha uguali solamente con Kemper. Kemper è un'altra azienda che nel corso di 14 anni ha dimostrato veramente di saper rinnovare e saper migliorare costantemente le macchine. Altri sistemi invece nascono così, qualche piccola modifica, ma di fatto dopo 1, 2, 3, 5, 6, 7 anni sono sempre gli stessi. Ecco, sicuramente il lavoro svolto dagli sviluppatori nell'ottimizzare i firmware, quindi rendere la macchina più performante mantenendo lo stesso hardware, non è una sfida, perché sono altri, per esempio, produttori che decidono ad esempio di creare dei nuovi prodotti con un hardware più potente, con un processore più potente, con più RAM, con più memoria, ovviamente per far fronte a una richiesta di prestazioni sempre più elevata. Invece la difficoltà e la sfida vera e propria è: ok, questo è l'hardware che abbiamo a disposizione, dobbiamo cercare la maniera di farlo funzionare. Line 6 secondo me su questo tanto di cappello. Questa è una cosa che io ho sempre detto e ho sempre sostenuto. Degli altri non voglio fare nomi perché non sarebbe giusto, che oggi qui parliamo di Helix. Ecco, naturalmente però quindi, giusto per dire che la Helix come la conosciamo oggi con il firmware 3.80 messa a confronto con la stessa Helix ma col primo firmware cambia proprio dalla sera alla mattina. I cabinet sono stati migliorati, addirittura anche gli amplificatori sono stati ricampionati con, non so se era un per 3 o un per 4 di oversampling, quindi sono stati migliorati proprio i suoni, chiaro, tutto quanto è una questione software, perché la macchina è sempre quella. Ecco, naturalmente però era il 2015 quando è stata lanciata la Floor, nel 2017 arriva la LT e poi vabbè è un po' storia. Diciamo che poi a un certo punto migliora, spremi, ottimizza, ma a un certo punto c'è un limite, chiaro, perché ovviamente io posso ottimizzare al massimo Windows 11 per farlo funzionare su un Pentium 3. Ok, ma ovviamente capite che voi che a un certo punto, per quanto bravi possano essere gli sviluppatori, le linee di codice sono talmente
lunghe, ovviamente ci sono molti calcoli da fare perché il chitarrista vuole una sempre maggiore dinamica, un maggior realismo e quant'altro, quindi naturalmente come è successo anche per Kemper si rende obbligo cambiare anche l'hardware. Il concetto è questo: abbiamo un motore, raffiniamo la benzina, lo miglioriamo, lo alleggeriamo, facciamo tutte le modifiche per renderlo sempre più performante, ma si arriva a un limite che a un certo punto, se vuoi di più, devi cambiare motore. Ok, ci sono aziende che ogni anno, ogni 2 anni mandano fuori il modello nuovo. Helix, Line 6, scusate, come pure Kemper, dopo 10 anni, perché poi ci saranno sempre quelli che ho acquistato la LT proprio un mese fa, non è giusto. Ragazzi, dopo 10 anni, penso sia del tutto plausibile, penso che sia del tutto normale che un nuovo modello, una nuova serie di pedaliere esca, perché non è un modello, ok? Non è la classica minestra riscaldata, un pulsante, 3 pulsanti, 8 pulsanti, 12 pulsanti. Qui si cambia completamente storia, qui si cambia completamente hardware, ok? Quindi diciamo che dopo 10 anni secondo me è una cosa che ci sta. Punto, fine. Ma veniamo a queste novità. Cosa effettivamente fa questa Helix Stadium? Allora, innanzitutto bisogna sottolineare che non era una novità. Io stesso ve l'ho detto, se seguite il mio canale, quante volte vi ho detto: guardate ragazzi che nel 2025 arriva qualcosa, non si sa quando, non si sa perché, ma se tanto mi dà tanto, durante il NAMM Player non si sentirà niente. Scusatemi, NAMM Player, mamma mia. Durante il NAMM, si chiama NAMM con 2 M quello, durante il NAMM 2025 non si sentirà niente. Appena passato il NAMM, verso l'estate, vedrete che Line 6 arriva con qualcosa. Come faccio a saperlo? Sono Nostradamus? Certo che no, basta saper leggere tra le righe. Cioè praticamente Line 6 nel giugno, sempre giugno del 2023, quindi 2 anni fa, ha mandato una email a tutti quanti i propri utenti. Quindi se voi avete i Checkstomp, una Helix registrata sul sito, avete un account con un prodotto registrato, in giugno del 2023 sicuramente vi è arrivata un'email. Questa email era un questionario in cui il team di sviluppo Line 6 chiedeva agli utenti, c'erano una roba tipo 20-30 domande, un bel pacco, okay? Chiedevano agli utenti di indicare quali fossero, di rispondere a queste domande per indicare quali fossero le loro preferenze in vista della realizzazione di un nuovo prodotto. Quindi già 2 anni fa si sapeva. Okay? E in questo questionario, che io ho anche compilato giustamente, c'erano delle domande del tipo: pensi sia interessante avere la connettività wireless, sì o no? Bluetooth, sì o no? Quanti foot switch secondo te hai bisogno? 4, 6, 12, 20? È importante per te avere il touchscreen? Sì, no. Quanto grande secondo te deve essere uno schermo per essere fruibile? Bla 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 bla. Per te ti interessa più la modellazione o ti interessa anche profilare? Utilizzi il microfono? Tutto domande del genere, erano 30 domande. Si rispondeva, alcune a risposta multipla, ad altre a risposta aperta, e si inviava le mail. Line 6 ha raccolto i dati di tutte quelle buone anime che hanno deciso di rispondere, e in giugno 2023 si sapeva già che sarebbe arrivato un nuovo prodotto. Non era un segreto. Naturalmente, come fa Kemper, fa anche Line 6, muci silenzio, e a un bel giorno vi arriva la bomba. Ma è così, perché questo è il mercato. Si pensava magari fosse annunciata al NAMM 2025, non credevo proprio al NAMM, perché al NAMM c'è troppo marasma, ha cominciato a diventare un po' un bordello. Invece la cosa interessante è slegarsi da tutto. Ok, lasciamo fare il NAMM, lasciamo che ci sia tutto wow. Quando le acque sono un po' più tranquille, bam, gli mandiamo fuori la bomba. Hanno fatto così in molti, chiaro. Quindi ecco, c'era da aspettarselo. Pensavo nel 2024, si è voluto un po' di più, invece arriverà alla fine del 2025, quindi
ci vorrà ancora qualche mese, ma alla fine arriva. Quindi alla fine non ci vuole un Nostradamus, basta tenersi informati, basta capire, basta leggere. Ecco, quindi Line 6 ha creato questa Edras Stadium che adesso vi mostro sulla base delle richieste, sulla base delle necessità, sulla base del questionario che è stato compilato da migliaia di utenti. E io devo dire che in base a quello che ho letto, in base a quello che ho capito, effettivamente hanno tenuto conto di tutto. Quindi di nuovo, ancora una volta, brava Line 6, perché si vede proprio che tengono particolarmente a cuore anche le richieste dei propri utenti. Quindi Helix Stadium, già che si chiama Helix, prima c'era Pod, Firehawk, comunque rimane sempre nel mondo Helix. Qui ci troviamo sul sito ufficiale di Line 6, quindi andiamo un po' in giù e voilà, queste praticamente sono le immagini dei due modelli. Helix Stadium Floor, che è quella che vediamo qua in alto, Helix Stadium Floor XL, che è quella che vediamo qui in basso. Il motore è audio, quindi il DSP, Digital Sound Processor, è lo stesso, stessi suoni, stesso tutto, cambiano praticamente alcune funzioni, perché per esempio questa ha il pedale di espressione integrato, mentre questa non ce l'ha. E poi ci sono alcune differenze sul numero di ingressi e di uscite, tipo il numero di FX loop e quella roba lì. Però di base, a parte questo, sono identiche. Adesso ditemi voi, piccola parentesi, metteteci due pulsanti qua in cima, ovviamente tirate via lo schermo LCD, metteteci due pulsanti qua in cima e ditemi se non è uguale alla Fractal AX8. Vabbè, d'accordo, certo che come grafica personalmente mi piaceva di più la Helix versione precedente, qui è tutta squadrata che sembra fatta con i Lego. Personalmente, gusto personale, è brutta. Comunque vabbè, d'accordo, questo è solamente una questione estetica. Allora, qui c'è un casino di bla bla bla. Ok, qui praticamente vengono presentate, ci sono anche dei video, andatevi a vedere, sono in inglese, vabbè, ma vi fate un'idea. Ok, qui si vedono anche gli accessori, quindi il pedale e anche il D10, che è un accessorio di espansione degli ingressi e delle uscite. E ovviamente qui troviamo tutte quante le specifiche, a non finire, con tanto di prezzi e anche di date di uscita. Allora, io qua mi sono preparato anche dove l'ho messo? Mi sono preparato degli appunti, vediamo un attimo se riesco a caricarmeli. Eccoli qua, mi ero scritto giù grosso modo i punti salienti, diciamo così, no? Le cose, per così dire, principali, ok? Giusto per fare un po' un elenco. Allora, vediamo un po' quali sono le caratteristiche, ok? Di questa nuova serie. Allora, vediamo se non si può ingrandire qua l'immagine, vero? Più di così niente. Vediamo se faccio uno zoom io qua dallo schermo, vediamo se faccio un altro zoom di più ancora. Ok, penso che sia più che sufficiente. Allora, innanzitutto, queste qui che vediamo qui sono le due pedaliere, per così dire, ok? Abbiamo capito che le differenze tra le due stanno solo nel numero di pulsanti. Qui ci sono gli schermini LCD, qui non ci sono. La stessa cosa praticamente tra la Floor e la LT. Qua c'è il pedale di espressione, qui non c'è, e anche naturalmente sulle diciamo così, sugli ingressi e le uscite, che adesso ci diamo un occhio. Volevo vedere un po' un attimo di specifiche. Allora, innanzitutto il sistema di profilazione, parliamo un po' così, anzi parliamo un po' di connessioni. La prima roba principale, le connessioni le vediamo qui, ok? Questa è la più piccolina. Naturalmente, se andiamo a vedere quella più grande, che se non erro è questa, sì, ovviamente abbiamo molte più connessioni disponibili. Avevo trovato una immagine, vediamo se riesco a caricarla, eccola qua,
che in teoria dovreste riuscire a vedere anche voi. Eccola lì, questa è quella grande XL, quella diciamo così, quella completa. Come connessioni, vabbè, diciamo non è molto diversa dalla Helix Flow, perché abbiamo 4 send, 4 return, praticamente questo è rimasto, uscite bilanciate, sbilanciate, uscita cuffie, queste sono rimaste. Abbiamo 2 ingressi instrument, anche qui. E poi abbiamo anche un ingresso microfonico. Qui praticamente grosso modo siamo come la Helix, come già la conosciamo, no? Abbiamo vabbè le uscite in e out, queste dovrebbero essere SpeedDiff, MIDI, e abbiamo interessante USB A e USB-C. Perché possiamo connetterci su queste 2 prese tutta una serie di robe. Nell'USB-C possiamo collegarci naturalmente al computer per usarla come scheda audio, per usare l'editor, trasferire il file, mentre nell'USB-A, se non ho capito male, potremo collegarci una pennetta o qualcosa, ma non so se al momento è attiva, è abilitata questo ingresso. Comunque fatto sta che c'è. Interessante, abbiamo anche una porta micro SD dove possiamo inserire una micro SD, sapete quelle schedine tipo macchine fotografiche, una micro SD da 32 GB. Scelte, ok, sappiamo che le micro SD diversamente dall'USB magari sono un po' più veloci, al giorno d'oggi con il Thunderbolt, l'USB 4 penso che sti limiti siano stati superati, non lo so. Micro SD io la vedo un po' una scelta un po' un passo nel passato. C'è chi è che le usa più ste schede, non lo so, magari qualcuno le userà. Comunque il fatto è che c'è la possibilità di rimuovere e inserire questa schedina, ok? Bene, poi abbiamo questi ingressi qua A, B, C e D, che non ho ben capito se sono quelli per controllare il trigger o anzi, perché poi lo vedremo, queste qua se non erro sono quelle per connettere dei pedali esterni, mi viene da pensare, perché naturalmente come già avviene nella serie attuale possiamo comunque, sì, c'è scritto qua, lo vedo adesso, c'è scritto control, qui possiamo comunque collegarci dei pedali, dei foot switch esterni, dei pedali esterni, ok, come già è possibile fare. Una cosa interessante, troviamo questo Nexus. Se vi ricordate, sempre qua sul mio canale qualche mese fa vi avevo detto guardate che è comparso il nome Nexus, non si sa bene cosa sia, cosa farà, ma c'è sto Helix Line 6 Nexus e infatti eccolo qua, è praticamente un connettore di tipo LAN, di tipo Ethernet, no? Quel connettore lì a che cosa serve? Serve per connetterci il sistema di espansione che è questo qui, vediamo un po', eccolo qua, che è questo qui, Expand 10. Questo qua praticamente è una scatola, per capirci, ok, la quale connessa tramite Ethernet permette di espandere il numero di porte disponibili nella Helix Stadium. Quindi avremo per esempio la possibilità di collegarci la Variax, torna ovviamente la compatibilità con gli strumenti chitarre Variax, l'L6 Link, quindi per collegarci tipo il power cabinet sempre di Line 6, House EBU, ovviamente è un protocollo digitale, e 8 canali ottici abbiamo una roba impressionante. Possiamo connetterci, qua c'è scritto il power cab, trasmettere l'audio, vabbè, c'è tutto quanto in descritto, e anche il TOS link, ok, va bene, d'accordo, quindi per le uscite ottiche, quindi praticamente le uscite in fibra ottica. Ecco, quindi praticamente con questa espansione qua, per chi è interessato, a chi gli serve, è possibile espandere le possibilità di questa pedaliera. Che senso ha questo? Beh, effettivamente House EBU, Line 6 Link, Variax sono dei connettori che erano già presenti nella serie precedente di Line 6, però ovviamente molti, io presente, sta roba qua magari rompeva solamente un po' le scatole, portava via spazio, perché io una Variax non la uso, AES EBU è un protocollo che non utilizzo, preferisco altro, e non ho il power cabinet, quindi del Line 6 Links non me ne faccio niente, sono delle trasmissioni di collegamenti di trasmissione digitale. Questi qua hanno pensato bene di dire sai cosa facciamo?
Prendiamo tutta sta serie di roba, quindi le connessioni Toslink, le connessioni House Ebu, tutta quella roba lì che sono robe un po' particolari, ok? Non è che sono robe che la usano tutti, le mettiamo su una scatoletta a parte e chi è interessato, perché ovviamente questa qua hanno connessioni che vengono utilizzate più in studio, più a livello tecnico, a livello professionale, chi ne ha bisogno se lo compra ed espande così il numero di porte disponibili. È una scelta come un'altra, personalmente non la vedo una cattiva scelta, anzi la piccolina, chiamiamola piccolina, come possiamo vedere ha meno collegamenti, no? Abbiamo 2 send e 2 return invece di 4, quindi torna un po' il discorso dell'LT, no? Abbiamo invece del controllo A, B, C e D, quindi invece di collegarci 2 pedali di espressione o altri 2 foot switch possiamo metterne uno solo. Ok, abbiamo un solo ingresso instrument mentre l'XL ne ha 2. Ok, l'ingresso microfonico rimane, poi vi spiego perché nella LT era stato tolto, mentre rimane tutto il resto del comparto digitale, quindi SpeedIF, Nexus, MIDI, USB e micro SD, rimane tutto quanto uguale. Ecco, queste sono praticamente le connessioni disponibili. Naturalmente c'è anche un altro tipo di connessioni che non si possono vedere e sono le connessioni wireless. Ecco, in entrambi i casi, sia sulla Stadium sia sulla Stadium XL, chiamiamoli così, c'è sia la connettività wireless Wi-Fi sia la connettività Bluetooth e in entrambi i casi possiamo utilizzarli, queste due tecnologie di comunicazione senza fili, per controllare la pedaliera. Questa è una bella roba, perché solitamente, come avviene in molte macchine, la prima che mi viene in mente è l'Ampero 2 Stage, ok? Il wireless viene utilizzato per controllare tramite app la pedaliera, mentre il Bluetooth viene utilizzato solamente per ricevere, per esempio, segnale audio. Invio il mio segnale tramite Bluetooth. Bene, ecco, in questo caso qua invece il Bluetooth può essere utilizzato anche per controllare la pedaliera e addirittura possiamo trasferire preset, possiamo trasferire file, possiamo fare backup, possiamo fare firmware update sia tramite wireless sia tramite Bluetooth. Questa è una figata, è bellissimo, non è una novità assoluta, la gestione del sistema via Bluetooth la fa anche Eventide H90, la faceva anche Eventide H9, quindi è un sistema di comunicazione, è un protocollo come gli altri, basta semplicemente fare questa riga di codice e mettere queste implementazioni nella macchina. Però il fatto di poter connettermi al sistema sia tramite Bluetooth e o tramite wireless, secondo me è una bella cosa, quindi entrambe le pedaliere hanno questa possibilità. Altre differenze, naturalmente, che le abbiamo già dette, le differenze principali stanno non tanto nel numero di foot switch, che è esattamente lo stesso, ma sul fatto che qui abbiamo un pedale di espressione mentre qui non c'è, in caso ci mettiamo uno esterno, e naturalmente il fatto che qui abbiamo anche gli schermi LCD sopra ogni pulsante, mentre qui non li abbiamo, esattamente come succede tra la LT e la Floor di oggi. Per il resto, se diamo un'occhiata alla plancia di qua e di là, di qua, di là, e ai numeri di knob, che in questo caso sono aumentate, quante sono? Sono 2, 4, 6, 8, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, invece di 6 di Helix arriviamo a 8, sono esattamente uguali, 8 e 8. Ok? Bene. La cosa principale, la cosa che spicca in grande, che ovviamente notiamo tutti, è questo mega schermo LCD posto qui al centro. Eccolo lì. Questo schermo LCD è uno schermo LCD OLED, quindi i neri sono pixel spenti, quindi anche il nero è nero, veramente nero, ma anche come consuma meno, quindi è un schermo LCD OLED di tipo touch da 8 pollici. Al giorno d'oggi è lo schermo
su sistema floor più grande esistente, perché la Headrush ha uno schermo da 7 pollici come il Quad Cortex, che sono i più grandi attualmente. Ora con quello presente sulla Helix Stadium arriviamo ad 8 pollici. 8 pollici in diagonale significa circa 2,5 cm in più. Effettivamente è una bella sberla, ecco. Questo era uno dei requisiti chiesti a gran voce da molte persone, il che rendono e renderanno la Helix Stadium un sistema praticamente che sicuramente c'è l'editor da PC, ma naturalmente possiamo gestire tutto quanto da qui con il dito. Se vi andate a vedere i video che trovate nel sito ufficiale Helix, eccoli qua, questi qua, noterete anche come lo schermo è molto reattivo, molto fluido e ci permette di fare anche numerose operazioni, ok? E naturalmente il fatto di toccare e trascinare diventa tutto molto più semplice, diventa tutto molto più fruibile. Ecco, da notare una cosa interessante. Parliamo di questione digitale. È stato praticamente adottato un nuovo sistema di modellazione. Ok, adesso vado un attimo a tirarmi fuori gli appunti dove cavolo li avevo messi. Mannaggia la pupazza, li avevo messi qua, eccoli qua. Un nuovo sistema di profilazione che questo sistema si chiama, eccolo lì, la tecnologia Agora. Agora è una tecnologia completamente nuova che, a detta di Line 6, permette di portare il modeling, quindi non stiamo parlando di profiling, siamo ancora nel mondo di modeling, permette di portare i modelli ad un livello di realismo, ad un livello di dinamica, quindi di sensazione, di feeling ancora più elevato. Chiaro? Quindi naturalmente, evidentemente, sicuramente i modelli che troveremo dentro saranno pressappoco gli stessi, perché troveremo sempre il solito Marshall JCM 800, troveremo sempre il solito Fender Bassman, troveremo sempre il solito Vox AC30, ovvio, cioè quelli sono gli amplificatori, ma con questa nuova tecnologia sviluppata da Line 6 loro, poi vedremo, promettono un livello di realismo senza eguali. Ecco, diciamo che c'è una funzione che, se non erro, si chiama questa funzione la funzione hype, me l'ho scritto qua, sì, che permette praticamente, questa funzione hype, da quanto ho capito, permette di scegliere se vogliamo una simulazione iperrealistica o vogliamo invece una simulazione, diciamo così, più non dico più hi-fi, ma più mi viene in mente come i giochi, avete presente i giochi per computer, che c'è la versione simulazione e la versione arcade. Allora, nella versione simulazione, per esempio non Gran Turismo, abbiamo tutti i 1000 problemi, le gomme che si consumano, il drift della macchina, la difficoltà di tenerla in pista. Nella versione, ovviamente, se batti da qualche parte vanno pezzi dappertutto. Nella versione arcade invece è più per divertimento, meno fronzoli, meno casini e ovviamente il gioco diventa più fruibile, diciamo. Ecco, con questo controllo hype possiamo scegliere praticamente, quasi un'analogia stupida ma non mi viene in mente altro, possiamo scegliere praticamente come vogliamo che la macchina si comporti, se vogliamo che sia proprio iperrealistica e quindi mi viene da pensare, con i problemi di hum, con i problemi di ripple, con i problemi di noise, di interferenze, ok, quant'altro, oppure lo vogliamo un sistema più modeling digitale, quindi magari non dico che suoni male, ma ovviamente senza difetti, senza quei problemucci che normalmente ci sono in un amplificatore vero. Naturalmente questo controllo lo possiamo, cioè nel video si vede, lo possiamo regolare da 0 a 100. Ok, quindi il bello è che possiamo in questo caso come un sarto che ti fa un vestito, adattare il suono
al nostro stile, no? Perché per esempio mi viene in mente i suoni della Boss GT1000 sono dei suoni conclusi, finiti, voglio dire, non suonano, gli amplificatori della Boss non suonano come un amplificatore vero, ma suonano, attenzione, come un amplificatore vero, microfonato, trattato da un fonico in una sala di regia, quindi sono dei suoni molto belli, stupendi, ma sono dei suoni già messi a puntino, già pronti per l'uso. Se invece avessi una simulazione RAW, quindi qui siamo più vicini al mondo fractal, dove quello è l'amplificatore con tutti i suoi difetti, con tutte le sue peculiarità, devi essere tu bravo a fare il famoso tweak, andare a regolarlo per renderlo, diciamo, masticabile. Ecco, probabilmente mi viene da pensare con sto controllo hype Line 6 con un semplice su e giù mi dà la possibilità di passare tra un sistema iperrealistico oppure un sistema magari con meno difetti, più fruibile, ok? Ecco, questo naturalmente è un sistema tutto completamente nuovo. Naturalmente un'altra cosa interessante è il fatto che c'è la completa retrocompatibilità. Significa che i preset realizzati con la precedente serie, quindi con Line 6 LT, i check stomp, i check FX e via dicendo, possono essere caricati, letti e riprodotti all'interno di Stadium. Come suoneranno? Suoneranno uguali? Suoneranno meglio? Suoneranno peggio? Beh, sicuramente suoneranno, se non uguali, molto simili. Ricordiamoci che Line 6 da sempre utilizza un modo di fare, ok? Che è quello del famosa cartella Legacy, ok? Ecco, per esempio, io adesso in questa settimana sto diventando deficiente, faccio un esempio così, con Fractal, perché Fractal quando manda fuori un nuovo aggiornamento, non sempre, ma quando ci sono degli aggiornamenti importanti, il più delle volte stravolge il suono, perché naturalmente loro vi dicono che hanno migliorato l'algoritmo degli amplificatori, hanno migliorato gli algoritmi dei cabinet, hanno migliorato gli overdrive. Sì, però se tu ti hai rifatto i suoni con il firmware 26 e poi ti installi il firmware 28, tanto per dire, è molto probabile che tutti i suoni possono risultare anche molto diversi. Mi è successo, ho sperimentato proprio oggi, i suoni sono andati tutti quanti un po' a farsi friggere. Fractal è così, non è un obbligo aggiornare, non siete obbligati a aggiornare. Se uno con la musica ci deve lavorare, evito di fare aggiornamenti, porto a casa il lavoro che devo fare e l'aggiornamento lo faccio quando ho un periodo di calma, di tranquillità. Fatto è che comunque cambiano gli algoritmi, ti cambiano i modelli. Line 6 lavora diversamente. Personalmente il concetto preferisco quello di Line 6, che è un po' lo stesso di Kemper. Ti dicono che ok, abbiamo inserito nuovi algoritmi di cabinet, abbiamo inserito nuovi algoritmi di overdrive ma che ne so, nuovi algoritmi per i riverberi, ma i modelli precedenti non vengono sovrascritti, vengono praticamente tenuti in memoria e salvati in una cartella che si chiama Legacy. Vale a dire, dentro le cartelle Legacy che troviamo nelle nostre Helix, nei nostri i check stomp e via dicendo, sono tutti quei modelli che facevano parte della serie precedente, così che se io vado a caricare un preset fatto con la serie precedente farà riferimento ai modelli Legacy, quindi mi suonerà esattamente uguale anche sulla macchina nuova. La stessa cosa per esempio ha fatto Kemper con i delay e con i riverberi. Chi utilizza Kemper può andare a vedere nei riverberi, c'è la cartella Legacy, anche nei delay. Ecco, lì dentro sono contenuti tutti i delay, tutti i riverberi dei vecchi firmware, così che se io mi sono fatto un suono con un firmware del 2015 continuerà a suonarmi uguale. Secondo me questa è una scelta intelligente e che permette il transito dalla serie vecchia alla serie nuova in maniera indolore, perché intanto io me la posso comprare, trasferire dentro i miei suoni e poi con calma mi creo quelli nuovi o me li modifico, però comunque funzionano e suonano uguali. Non è una roba stupida, questa non è una roba da poco, secondo me, chiaro? Ecco, quindi piena compatibilità. Ovviamente è impossibile
che la compatibilità sia inversa, cioè i preset fatti con quella nuova resteranno con quella nuova. Abbiamo anche un sistema di routing molto più elaborato rispetto a prima. Lo vedete sempre dai video che trovate qui su YouTube. Mentre Line 6, quando vogliamo fare un parallelo, vi occupa tutta la linea sotto, avete presente? È un po' la stessa cosa che fa Quad Cortex. Ricordiamoci che Quad Cortex ha scoppiazzato, no? Se io mi prendo un blocco e lo tiro sotto, mi occupa tutta la linea sotto. Ecco, da quello che ho visto con questa nuova Helix Stadium, questo non è più vero. Posso fare esattamente quello che faccio ad esempio con Fractal, posso tirarmi fuori il blocco interessato e mettere in parallelo solo quel blocco lì, quindi di fatto posso fare tanti paralleli, non solo due. Quindi qua effettivamente le possibilità creative ovviamente aumentano di molto rispetto a prima. Naturalmente, neanche a dirlo, il processore è più potente e tante altre robe. Volevo invece soffermarmi su una cosa che mi ha fatto, secondo me, molta impressione, secondo me una cosa molto importante, e riguarda invece gli ingressi, ok? Gli ingressi con una gamma dinamica altissima. Si pensi ad esempio che, eccoli qua, l'ingresso microfonico, quindi praticamente questo qui, ha una gamma dinamica, me l'ho scritta qua, di 128 decibel, quindi un dynamic range di 128 dB. È il range dinamico che ho grosso modo sulla mia Universal Audio Apollo Twin. Se pensiamo che ad esempio una Focusrite Scarlett mi pare che stia intorno ai 110, fino a 128, guardate che è tantissimo, quindi vuol dire, cosa significa? Significa che Helix Stadium riesce a sopportare segnali fino a 128 dB, quindi veramente elevati, chiaro? Questo significa ovviamente avere una maggiore dinamica, una maggiore escursione, quindi suono piano, suono forte, si sente bene la differenza tra suonare piano e suonare forte, mentre se ho una scheda audio o se ho un sistema digitale come quelli economici da 100-200 euro, il range dinamico è ridotto perché ovviamente i preamplificatori costano e dunque molti si lamentano magari che nei sistemi economici, nei sistemi cinesi di così da 200 euro, cavolo, suono, ma il suono sembra sempre compresso, se tiro su di più, magari uso dei pick up attivi, mi va in clip, devo tirare indietro, ovvio, perché i preamplificatori ovviamente sono quel che sono. Qui ovviamente con 128 dB nel microfono parlo, ne abbiamo, ok, nel microfono. Per quanto invece riguarda l'ingresso instrument, quindi la chitarra o il basso che sia, arriviamo a 126, è comunque tantissimo, 2 dB in meno, ma è tantissimo. Qui siamo a livello professionale, abbiamo preamplificatori di livello professionale e anche quelli degli FX Loop, quindi i send return, okay, che sono questi qua di tipo TS, quindi sono di tipo mono. Ecco, questi qua o sono di stereo, non mi ricordo più, no, mi pare che siano mono, ok, TS. Questi qua leggermente meno, arrivano a 120, però voglio dire, normalmente nell'FX Loop ci collego il pedale esterno, cavolo, per arrivare a 120 vuol dire che ci ho collegato un preamplificatore, qualcosa di che è bello robusto. Ma è la cosa questa, perché posso usare il metodo 4 cavi con il mio amplificatore, poi dipende, gli amplificatori non hanno dall'uscita send chissà che volumi, però dipende da amplificatore ad altro, però il fatto di avere un range dinamico di 120, cavolo, tanta roba, cioè alla faccia ragazzi, abbiamo 120 dB qui, 126 qui e 128 qui, siamo a livello professionale, quindi veramente wow, veramente wow. Io quando ho visto questi numeri qua ho detto qua siamo di fronte a uno strumento molto importante, fatto bene e pensato anche per durare un bel po' di anni. Se è durata 10 anni la Helix, vabbè che i tempi corrono sempre di più, però comunque penso che durerà parecchio. Poi una cosa interessante
sono tutte la serie di robe che può fare sta macchina, cioè dalle uscite, magari utilizzando il D10, quindi il sistema di espansione che vi ho detto prima, che è praticamente questo qui che vedete qui, l'Expand D10. Pensate, possiamo controllare le luci, quindi possiamo connettere la nostra Helix Stadium via DMX e controllare le luci sul palco. Possiamo controllare fino a 4 nella Helix Stadium XL e 2 nella Helix Stadium, quella normale, 4 o 2 drum trick, quindi praticamente i drum trigger. Cosa sono i drum trigger? Sono praticamente impulsi MIDI che mandiamo. Solitamente si mettono sti trigger, che sono degli affarini così con un gommino sotto, vengono appoggiati tipo al rullante della batteria, connessi tramite cavo. Vado per esempio nel plugin di batteria dove ho i suoni strani, quando io batto sul rullante mando un impulso elettrico che viene tradotto in protocollo MIDI, e quindi io, suonando nella mia chitarra, nella mia batteria acustica, controllo suoni per esempio dei pad o di un plugin digitale. Chiaro, praticamente la stessa cosa che fa un pick up esafonico, per capirci, grosso modo. Ecco, la Helix Stadium ne può controllare fino a 4, quindi possiamo controllare batterie elettroniche, possiamo controllare plugin, robe assurde, cioè vuol dire, persino le luci di un palco possiamo controllare. Quindi effettivamente, più che una semplice pedaliera, qui siamo di fronte, io la definisco, una volta si chiamavano workstation. Se pensiamo alle tastiere, no? Le tastiere, le keyboard, io le ho suonate per anni, ci si riferisce con il termine workstation, quando workstation, quindi stazione lavoro, quindi praticamente quel sistema che ti permette di controllare tutto. Cioè veramente sensazionale, è una roba che io non ho visto. Poi dipende, personalmente io sono chitarrista e di controllare le luci non me ne frega nulla, di controllare i trigger della batteria manco ancora, non me ne frega mente meno, però comunque io sono io, voi siete voi, le mie esigenze sono: collego la chitarra, collego le casse e fine. Magari altri invece hanno altre esigenze. Questa è proprio una roba che va anche oltre al mondo della chitarra, ok? Visto quello che si può fare. Ecco, questi sono solo alcuni esempi. Ma una cosa interessante, e qui termino perché siamo arrivati quasi alla fine, riguarda la profilazione. Sempre stando a quel famoso questionario che vi dicevo, che è uscito 2 anni fa, in molti c'era la domanda: la profilazione ti interessa o no? E probabilmente molti hanno risposto di sì. Infatti non ora, non quando uscirà, ma è previsto per l'inizio del 2026, quindi da gennaio 2026 in poi, ogni data è buona, è prevista la tecnologia che loro chiamano proxy, che è una tecnologia di clonazione. Chiamatela profiling, chiamatela amp modeler, tone catch, chiamatelo come cavolo volete, praticamente è la profilazione. Helix Stadium può anche profilare, ecco spiegato perché l'ingresso microfonico è presente in entrambi i modelli. Può profilare cabinet, può profilare testate, può profilare pedalini o interi sistemi. Ma la cosa interessante, da quello che ho potuto capire, è che lo fa in maniera diversa da quello che fa Tonex, da quello che fa Kemper, da quello che fa Edrash o compagnia bella. Lo fa tutto tramite cloud. E voi direte: perché? Per non appesantire il processore e soprattutto per non occupare il processore. Praticamente, supponiamo che io dovessi, da quanto ho capito, poi dovremmo verificare, supponiamo che io dovessi profilare uno dei miei amplificatori qua dietro, ok, tipo, non so, il Marshall. Bene, faccio tutti i collegamenti, servono 2 cavi, un cavo che va, un microfono, un cavo che torna a fine della fiera. Avvio il nuovo sistema di cattura che loro chiamano proxy, Line 6 proxy. Io ovviamente lui manderà tutti gli impulsi, riceverà il segnale, l'elaborazione che viene fatta tramite intelligenza artificiale, quindi il training, l'elaborazione viene delegata tutta quanta al cloud, via.
Praticamente la stessa cosa che succede ad esempio con il NAM, ok? Se mi registro il mio amplificatore, poi prendo i miei file e li carico tipo su Google Colab o su Ton 3000, Ton Zone 3000, come cavolo si chiama. Quindi praticamente cosa fa? Manderà gli impulsi, quelle robe lì, registra il segnale di rientro e questo qua viene caricato nel cloud. L'elaborazione, quindi la profilazione, viene delegata tutta quanta al cloud, quindi voi potete continuare a suonare con la vostra pedaliera, potete spegnere le pedaliere e andare a casa. Quando il profilo sarà pronto, probabilmente vi arriverà una notifica o qualcosa e praticamente lo scaricherete o lo troverete dentro nella vostra Helix Stadium. Questa è una figata, perché per esempio se devo profilare con Kemper, vabbè che ci mette un minuto, ma con Kemper, che è un'altra tecnologia, devo star lì così, aspettare. Devo profilare con Quad Cortex mediamente ci mette 7 minuti per fare un profilo. Se voglio farmi 10 profili, magari ho un amplificatore a 3 canali, voglio farmi 2-3 varianti, devo stare lì 1 ora e 10, devo stare là 70 minuti, così, perché finché sta profilando non posso suonare, finché sta profilando è tutto bloccato, fermo lì. Cavolo, il fatto che delego tutto quanto al cloud e tanti saluti, questa è una figata, anche perché posso farmi, probabilmente mi viene a pensare, tutte le catture che voglio e poi avviare le profilazioni dopo in un secondo momento. Siamo ad un step successivo, quello che io ho sempre sperato facesse IK Multimedia con Tonex, che lo sappiamo, Tonex è lento come l'anno della fame, bisogna stare lì, se avete un computer veloce e volete fare qualcosa in alta qualità bisogna stare lì almeno un quarto d'ora per uno. Se avessero fatto un sistema di cloud, faccio le mie registrazioni e mando tutto nel cloud, sarebbe stato molto più fruibile. E Line 6, naturalmente, vedendo che il mondo sta cambiando, vedendo comunque sistemi gratuiti come AIDA, come cos'è, Proteus, come NAM e via dicendo, che sono tutti gratuiti e si basano comunque su una intelligenza artificiale, su una rete neurale del cloud, hanno pensato di fare la stessa cosa. Quindi avranno un loro cloud, un loro server con un'intelligenza artificiale che viene addestrata direttamente nel cloud. Quindi figata. Magari per qualcuno di voi sto parlando arabo, ma per chi ha capito cosa intendo sicuramente apprezzerà questa cosa. Quindi arriverà la profilazione anche nel mondo Line 6 e naturalmente, come vi ho detto, arriverà però nei primi mesi del 2026, così è stato dichiarato. Ora parliamo di prezzi, andando sempre qua sul sito della Helix, qua in fondo ci sono tutti quanti i prezzi di ogni singolo sistema. Io in caso, vediamo un po' se li trovo, eccoli qua, i prezzi sono tutti qua. I prezzi sono naturalmente dichiarati in dollari americani e sono ovviamente riferiti al mercato statunitense. Ricordiamoci che negli Stati Uniti non c'è l'IVA, non c'è la VAT, ci sono delle tax sales, ma è una roba diversa, quindi i prezzi sono quelli e sono diversi da qua. Quindi se volete farvi 4 conti, poi bisogna vedere, questi sono prezzi di listino che possono differire tanto anche da poi il prezzo finale, ok? Prendiamoci questi, li convertiamo in euro e applichiamo il 22% di IVA. Pressappoco è lo stesso, ok? Ecco, praticamente i prezzi sono i seguenti. Helix Stadium Floor, quindi praticamente la più piccolina, questa qui, viene $1.800. Di nuovo, convertendoli in euro, applicando l'IVA, su per giù siamo intorno ai 1.800-1.900 euro, ok? Poi vedremo, ok? Però in questo caso sono $1.800 per il mercato statunitense e sarà disponibile a partire dall'inverno 2025, quindi praticamente da dicembre, sotto Natale. Ok, bene. Quella più grande, che è invece la Helix Stadium Floor XL, quella più grande verrà a costare, sempre per il mercato statunitense espresso in dollari, a $2.200.
convertiti in euro, mettendoci l'IVA, saremo intorno ai 2.200-2.300 euro. Ok, praticamente il costo circa di una Fractal FM9 Turbo. Poi vedremo, ripeto, ok. Poi il prezzo americano, i prezzi dichiarati, confermati fra l'altro, sono di $2.200 per il mercato statunitense. Questa sarà disponibile a partire dall'autunno 2025, quindi praticamente ottobre-novembre, chiaro? Quindi questa la troveremo in ottobre, questa la troveremo in dicembre, ok? Quindi ecco, poi naturalmente ci sono anche tutti gli altri accessori con i loro prezzi, vi lascio ovviamente andare nel sito e darci un occhio. Queste sono praticamente le novità presenti. Che dire, di nuovo, e concludo, poi vado a casa a mangiare. Vale la pena passare, non vale la pena passare? Ragazzi, vale la pena, lo decidete voi, ok? Line 6 Helix LT, quindi la serie che abbiamo visto fino ad oggi, è tuttora una serie, secondo me, di sistemi digitali molto valida, e che secondo me è seconda solo a Fractal per quantità di ingressi, di uscite, per possibilità di routing, per gestione dei foot switch e quant'altro, controllo MIDI e tutte quelle robe lì. Sicuramente questa nuova serie è sempre una pedaliera digitale, ma introduce molte altre robe. Molte di queste magari saranno per la maggior parte degli utenti inutili, tipo il controllo delle luci, però comunque c'è, ok? Introduce molte cose richieste a gran voce, quali uno schermo touch LCD, la profilazione, quindi molto interessante. Oddio, vale la pena vendere il vecchio per comprare il nuovo? Dipende da voi. Allora, Line 6 ha 10 anni sulle spalle e ci viene da pensare, ma arriveranno ancora aggiornamenti per Line 6, la serie odierna? Io non ci spererei molto, ragazzi, non perché Line 6 sono cattivi, ma perché la Helix, i Check Stomp, Helix LT sono spremuti al massimo, cioè hanno spinto talmente tanto, ottimizzato talmente tanto il firmware, che veramente siamo arrivati proprio a un limite. Si pensi che è da novembre che non esce nessun aggiornamento, e l'aggiornamento di novembre ha semplicemente aggiunto qualche modello di amplificatore, fine. Non è che abbiano implementato funzioni, migliorato le prestazioni, cioè hanno semplicemente aggiunto qualche effetto. Quindi ok, si vede comunque che dopo 10 anni, ragazzi, la macchina ormai è già tanto, ok, tanto di cappello che sia arrivata fin qua dopo 10 anni con queste prestazioni, con questa qualità. Quindi magari a me personalmente, poi mi sbaglio, ma personalmente, capendone un po', leggendone un po', mi viene da pensare che probabilmente uscirà qualche aggiornamento ancora, qualche aggiornamento correttivo che magari sistemerà qualche bug che era stato riscontrato, magari aggiungerà qualcosetta e poi basta. Cioè, dopo 10 anni ormai, ok, è quello che è stato possibile fare, è stato possibile fare. Cioè, vi ricordo che hanno fatto un lavoro enorme su ste macchine qua. Provate, se non avete dati che volete tenere, fatevi un backup e installate, non credo neanche sia più possibile, ma installate il firmware 1 e vi renderete conto della differenza. Cioè, veramente, ok, quindi io non ci spererei molto, almeno sicuramente non andranno per le lunghe con gli aggiornamenti. Quindi siamo arrivati alla fine, ragazzi, è normale, cioè vuol dire dopo 10 anni. Capisco se uscisse LX2, LX3, LX4 ogni anno, a uno possono un po' girargli le balle, ma dopo 10 anni, ok, quindi ecco. Per la domanda, sempre che poi c'è sempre il tizio che strumentalizza e capisce quel che vuol capire. Per la domanda, me la compro? Sì, lo avevo già detto più volte. Se esce il Camper 3, vendo il 2, mi prendo il 3. Se esce la Helix 4, vendo la 2, vendo la 3, mi prendo la 4. Perché? Perché io non faccio testo. I sistemi che utilizzo qua li uso solo per lavoro. Lo sapete, io in live, se vado in live, vado con la mia Fractal giusto perché sono un po' pigro, non ho voglia di mettermi lì col Quad Cortex o col Tone Master o col Camper e rifarmi tutti i suoni. I miei suoni stanno lì e vado con quello, faccio prima. Quindi è solo una questione di abitudine, ok? Non perché vada meglio o vada peggio. Tutto il resto, Tone Master, Ampero, Boss, Aid Rush, Valeton, quello che ho, li uso per lavoro.
per fare le consulenze, per fare lezioni private, per fare le masterclass, per creare i preset. Quindi sì, se il mondo va avanti e arriva un nuovo modello, cioè ovviamente devo starci dietro, quindi vendo il vecchio e prendo il nuovo. È normale, però io non faccio testo su questo, capito? Perché non sono praticamente non ho una vita musicale normale, ok? Cioè pedali, robe, quelle robe lì non ho mai visto live, li uso solamente per confronti, test e quant'altro, quindi io non faccio testo, ok? Vi dico semplicemente valutate voi altri, fatevi 4 conti, avete tempo fino a come minimo in autunno, quindi come minimo in ottobre-novembre, quindi avete tempo tutta l'estate per pensarci e valutare. Ok? Bene, ecco. Bene, vediamo un attimo se ci sono dei messaggi, delle domande, poi vi saluto. Ok, ciao a tutti. Simone, nel video di NSX si vede una sorta di DAW o multitraccia direttamente on board. Sì, certo, si chiama Showcase, è il LAN6 Showcase ed è un sistema complesso che riesce a gestire tracce, multitracce, registrarle, mandarle in loop, ma può fare di tutto, questo Showcase è come avere, per così dire, come avere Cubase, come avere Logic all'interno della Helix, il quale può gestire tracce audio e anche tracce MIDI. Quindi per esempio con lo Showcase, quindi col sistema lì, posso dargli play e controllare il click del batterista, controllare l'accensione e lo spegnimento tramite MIDI degli effetti, degli snapshot. Quindi parte il brano, io non devo star lì a accendere e spegnere le scene, ritornello o strofa o assolo. La macchina cambia da sola. Ho fatto un video, lo trovate qui sul mio canale, controllare la Helix tramite DAW, tramite MIDI. Praticamente ogni messaggio MIDI, program change, control change, ha un valore, questo valore viene tradotto in un'azione. Cambio preset, cambio scena, accendo e spengo l'effetto, cambio il tempo, cambio l'intonazione, c'è un messaggio MIDI per ogni cosa. Quindi praticamente facendo avviare sto Showcase posso simultaneamente avviare la backing track, controllare il click che magari va al batterista, controllare magari se ci sono effetti che vengono, i trigger di batteria e anche naturalmente le parti registrate, e anche tramite MIDI posso accendere e spegnere robe. Cioè è una roba, come vi ho detto, è una workstation, non è più una semplice pedaliera multi-effetto, quel termine lì risale agli anni 90. Questa è proprio una workstation, praticamente potete lasciare a casa il computer e fare tutto con quella roba lì. Tanta roba. Poi naturalmente Simone, per entrare più nel dettaglio bisognerà averla qui sotto mano e allora proveremo, ok? Bene ragazzi, detto questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona cena, spero che questo video vi sia piaciuto, era un video così informativo, ok? Quindi ovviamente ditemi cosa ne pensate, magari se avete visto qualcos'altro che mi sono dimenticato di dire o magari non ho ben capito, scrivete qui sotto nei commenti. Vi invito a fare un salto sul mio sito robirocks.it, naturalmente lasciare un like, cliccare sulla campanellina e iscrivervi al canale. Io vi saluto tutti quanti, ciao a tutti, buona cena e vabbè, domani venerdì e sabato, quindi anche buon weekend. Ciao a tutti, ciao ciao.